I voli i giorni seguenti, con questo aumento delle attività di questi uno o quanti caccia non c'erano, e continuavano, ci fu l'ordine appunto di volare di notte. E cominciamo a fare appunto, come dicevo prima, dei voli di notte. E una sera vado al circolo ufficiali, quello si chiamava il circolo ufficiali, cioè era l'abitazione del comandante del distaccamento, che era un po' più grande, c'era un grande salone dove ci ritrovavamo la sera per pranzo. Anzi, fra parentesi, io quando per vari momenti di libertà andavo a caccia, speravo di portare qualche antilope, perché invece ho beccato solo pernici. E lei mi dava andare a caccia. La sera portavo queste pernici, e allora la sera i nostri avieri VAM, che erano lì per la vigilanza, anzi erano 3, non è che facessero neanche di vigilanza, erano però bravi come cuochi. Queste pernici la sapevano cucinare bene. E la sera il comandante dice: chi ha preso queste pernici? Prese io. Le ho detto che non si va, che non è vietato andare a caccia. Dove le ha prese? Al mercato. Non faccio lo spiritoso. Ho detto che è vietato andare a caccia. Roger, non andrò più a caccia. Appena potevo portare un'altra pernice. Chi ha preso questa pernice? Nuzio, ho detto che non si può andare a caccia. Roger, dove l'hai presa? Al mercato. Questa storia si rivedeva spesso, però le pernici mi piacevano. Comunque, a che proposito, ecco, una sera vado al nostro circolo ufficiale dove i nostri avieri ci preparavano le pernici e vedo il comandante molto pensieroso. Io saluto: buonasera comandante, manco mi risponde. Poi vengono gli altri per la cena. Ragazzi, è un brutto volo. Un brutto volo, che però ho deciso, partono 2 comandanti, è un volo molto rischioso. Cioè, meno male, stasera me lo torno a letto, ho fatto un po' di notti prima in piedi, meno male, stasera a letto. Si tratta di andare a Elisabethville, che è assediata. Bisogna portare rifornimenti urgenti, non c'hanno più munizioni, non c'hanno più carburante, non c'hanno più, tocca andare a tutti i costi, e solo possiamo andare solo di notte. E poi partono 2 comandanti, meno male, stasera me la cavo. Poi c'è questi 2 comandanti, capitano Papacchini, non so se era capitano maggiore Romano, capitano Romano. Vabbè, partiamo noi, molto poco entusiastici, ma certo che ci fosse un secondo, un ragazzo sveglio, che c'era una mano, e tutti guardavano me. E tutti guardavano, ero un volontario, e ho capito, sono volontario, e così vado in camera, più o meno necessario di viaggio, la borsa con i mitra, le bombe a mano, i caricatori, i ricambi, le biancherie, le scatolette di carne, così, e parto. Lì pensammo, come facciamo ad arrivare a Elisabethville dal buio di notte? Se noi chiediamo rilevamenti al gonio, quello che ci va a cacciare può beccare i rilevamenti e ci va a intercettare. Allora lui dice: no, facciamo venire uno svedese, che chiede, erano svedesi i controlli di torre, noi chiediamo i rilevamenti in svedese, lui ce li traduce e noi facciamo la procedura. Vabbè, poi becchiamo un volontario, anche lui volontario come me, svedese, ce lo carichiamo a bordo. E lì il volo fu uno di quei voli indimenticabili, perché non è stato un volo molto facile. Siamo partiti come al solito di notte e abbiamo fatto una lunga navigazione, erano circa 3 ore di volo per Elisabethville. Poi arriviamo in zona che più o meno doveva essere... premetto che a Elisabethville non c'era nessuna radio d'assistenza, c'è solo un radiocronometro. Arriviamo più o meno in zona dove essere, vediamo un po' un leggero luminoso, parte luminosa che doveva essere la città, ma c'era il coprifuoco per cui le luci accesero poco, qualcosa di luminoso doveva essere la città. Quindi l'aeroporto rispetto alla città sta messo qua, quindi noi andiamo qua e come atterriamo? La pista era spenta. Facciamoci una procedura VDF, sì, ma non ci sono procedure VDF, ce la siamo inventata al momento, quindi questo è il QFG, qui facciamo una holding così, facciamo il tratto allontanamento per questa roba qua, poi chiudiamo sul QMS della pista, ma parliamo delle funzioni, tutto questo con rilevamenti VDF. Allora diciamo lo svedese cerca di farti qualche riferimento, e lì è una cosa che
poi è diventata proverbiale. Questo svedese, arriviamo in zona, cominciamo a girare sul campo, comincia a chiamare, comincia a fare sull'andare, ecco il nome, il titolo del libro, sull'andare Opson, nessuno rispondeva. Poi sull'andare Opson, e noi diciamo, sull'andare, date una mossa, e non risponde nessuno. No. Questo è sull'andare, intanto vedevo il carburante, che non è che stessimo molto bene. Finalmente questo sull'andare fantomatico risponde. Cerchiamo di dare dei cudimai, cudiromeo per fare l'allontanamento e facciamo questa procedura. Nel tratto finale, che dovevamo fare l'atterraggio, la pista che era vedi, accendete la luminaria, la catenaria, e no, quelli poi ci sparano, ho capito, noi come atterriamo? Accendono per rispingere, dove sta la pista? Stava là, non sta più là, riaccendete, insomma, è stata una scena un po'. Insomma, siamo riusciti a toccare terra. In qualche maniera abbiamo atterrato, preso una caracca per terra, bene, e lì mi mette una battuta dei piloti americani che dicono: ottimo atterraggio se riesci a uscire con i tuoi mezzi dal velivolo, splendido se l'aeroplano può riusarlo un'altra volta. E noi facciamo un atterraggio splendido, perché l'atterraggio non rompemmo niente. Allora cominciamo a sentire gli specialisti che mollavano le catene del carico, cioè mollavano roba e saltavamo su, come no, forza che squagliamo di corsa, certo, come no. E tanto sentiamo le catene che tenevano i pallet lì per terra. Finalmente arriviamo al parcheggio, al buio, no? Cioè c'era una jeep che ci guidava, perché era tutto spento, non si vedeva un accidente. Arriviamo al parcheggio, apriamo le valve, arrivano i forklift, comincia a caricare la roba, comincia a scaricare, e un ufficiale indiano dice: certo che siete stati bravi, non credevamo che sareste riusciti a atterrare, veramente manco lui, ho detto, però una botta di vanto, cioè, la 46esima via sempre, comunque e dovunque, abbiamo visto, you are right, hai capito? Sì? Poi dice: ma che fate adesso? Dovremmo a casa. Guarda, noi veramente stavamo cenando, avevamo fatto lo spuntino anche a voi, erano le 3 di notte, dico: sai che c'è a questo punto, e sono entrati in una trincea, dove c'erano dei tramezzini e dei soldati lì. Mi è rimasto impresso un indiano abbracciato al suo bar, il Browning Automatic Rifle, è un fucile mitragliatore al treppiede, non muoveva la testa dall'occhio del collimatore, gli amici gli passavano i tartini e lui senza mai togliere la testa, l'occhio del collimatore mangiava le tartine, basta questo quanto è ligio, ma non toglieva la sperava di beccare qualcuno per fare. E insomma continua a mangiare tartine senza mai guardare. Poi cominciamo a parlare con questi soldati che sono lì, tu chi sei? Ma io sono di Benane, ho 6 figli, beh, no, io sono di Bombay, tu che fai? Io sono di dove sei? Io sono di Roma, conosci il Papa? Come no? Allora ci vediamo tutti i giorni. Dopo siamo stati a chiacchierare, a parlare delle famiglie, di cose. Uno aveva fatto il militare, aveva bisogno di soldi, un altro che, insomma, tutte storielle personali. Io mi ero accomodato su una cassetta di munizioni e intanto ingurgitavo tartine uno dopo l'altro, che erano proprio buone, fatte con un gusto indiano, tutte speziate, buone. A un certo momento qualcuno ha visto che si faceva vedere all'orizzonte un po' di luce. Perché non c'è mai stato da quelle parti? Bisogna dire che all'Equatore o nei pressi dell'Equatore il giorno di colpo è giorno, dalla notte diventa giorno perché il sole, la declinazione è molto alta. Poi appena sorge il sole è subito luce e quando tramonta è subito buio. E quindi non ci diamo una mossa a squagliarsi e questi appena vediamo ci fanno il tirassegno. Allora ho approfittato delle ultime luci, alle ultime tenebre della notte, montiamo l'ora e ce la squagliamo finalmente. E questa fu la visione più pericolosa. Comunque fummo molto soddisfatti di aver aiutato questa gente, poi ci rendevamo parte delle gente, sta poveracci, stavano lì assediati, hanno finito le missioni, hanno finito la mangiare, che fai? Come fai a abbandonarli? E per cui tornammo felici di aver fatto quest'opera.
Altri voli che ci furono nel periodo erano sempre di notte, però qualche volta la pista la vedevamo pure, perché magari accendeva, in quel caso di cui prima non l'avevano accesa perché c'erano gli assedianti proprio a tiro di fucile. E noi continuiamo a fare questi voli fino a quando a un certo punto arriva un C-119 con delle sostituzioni per noi. Uno di questi era un mio carissimo amico che poi è stato ucciso a Kindu, Giulio Garbati. Lei non si torna a casa, ha fatto il suo periodo. Io francamente tornavo a casa volentieri perché dei voli all'adrenalina ne avevo fatti tanti, però mi sentivo quasi in colpa. Che faccio? Lascio i colleghi con questo macello che c'è. Questi come fanno? Cioè mi sembrava togliere un pilota di creare dei. Ero un po' indeciso, ma alla fine apprezzai il fatto che mi riposavo. E un bel giorno mi avvio verso l'aeroplano, verso il North Star che ci riportava a casa. C'è da dire, in questi frangenti, una delle cose difficili, quello che succedeva spesso, era trovare il rifornimento. Tante volte tu arrivavi a un punto e il rifornimento lo trovavano, ma noi come facciamo a tornare? Perché il carburante serviva anche a loro. Poi certi posti il rifornimento era con un'autobotte, noi chiamavamo autobotte tanto per ridere, perché c'era una specie di riciclo a pedali, con un bidone di benzina a 115-145 e una pompa a mano. E lì c'era il distributore che era un indigeno, che dopo avevamo messo il tubo nel serbatoio, io con questa pompa ci portava il carburante. È successo che una volta noi atterriamo in non so quale aeroportino di questi e dopo un po' chiamiamo il rifornimento e quello stava rifornendo altri aeroplani, cioè adesso arriva un DC-4 privato americano, un aeroplano tutto sbrindellato, tutto toppe, con due mercenari americani che erano venuti lì veramente per. E questi arrivano, chiamano anche loro il distributore, io guarda vieni da noi, allora tirano fuori la Colt 45, continuano a ruotarla sul dito, chiamando il decreto, perché fammi ieri del Mitra, il motorista fa vedere il MAB, il Moro ha visto il MAB, ha visto la visora, è venuto da noi, ha capito? Dopo 1000 parolacce in toscano. E poi altre volte più o meno pittoresche, c'era un comandante che voleva che andassi con lui perché mi piaceva, mi arrabbiavo quando non ci volevano dare il carburante, ma mi portò Nunzi è uno che si fa valere, perché molte volte per far sedere il carburante c'era da litigare. E in certi punti, in certi aeroporti c'era da perderci tempo a dire guardate il carburante serve, se non torniamo non vi portiamo altri rifornimenti, e lì era sempre una lunga discussione con questi svedesi, norvegesi o anche indiani qualche volta, quindi per tante difficoltà, c'è anche quella del rifornimento, quello di trovare il carburante per l'andata e il ritorno. Poi tante volte la difficoltà dei voli, noi spesso dicevo partivamo fuori carico, è perché dovevi pensare al carburante, in certi posti sapevamo che il carburante non ce l'avevano, dovevamo andare col carburante per l'andata e per il ritorno. Però questo vuol dire che metti tanto carburante e metti poco carico e non il carico lo devi portare, allora che fai? Fai i voli fuori peso. Ora non è una cosa molto, diciamo, igienica né piacevole, ma decollare che vanno fuori peso a quelle temperature allucinanti. E questo capitava quasi tutti i giorni. Qualche volta non gliela facevamo comunque portare il carburante che per il ritorno e allora dovevamo per forza fare il rifornimento lì. È lì che si creano le lotte con il personale della base
per convincerli a darci il minimo carburante per poter tornare a casa.